Cristiano Luzzago, nonostante il freddo invernale, non rinuncia alla sua passione per le inglesi, a bordo di una delle sue Austin Healey. Amici collezionisti, oggi parliamo di una delle vetture inglesi più amate, in quanto era una vettura di piccole dimensioni ma particolarmente potente. Si tratta della Austin Healey 3000 Mark III. Abbiamo già avuto occasione di fare un altro documentario nel quale abbiamo parlato di tutta la genesi delle vetture Austin Healey, ma sfortunatamente non avevamo a disposizione questo modello per poter approfondire alcuni dettagli. Come sappiamo, la Austin Healey è un binomio che nasce dall'unione della casa automobilistica Austin e da Donald Healey, che era un pilota, corridore e un costruttore di automobili che ebbe una grande esperienza nella produzione di tanti modelli sportivi, quali ad esempio la Nash Healey, che era una vettura di dimensioni maggiori, americana, disegnata da Pininfarina e dalle quali appunto la Austin Healey comunque trae delle importanti radici. Le Austin Healey, o Big Healeys come venivano denominate, furono prodotte con i primi modelli 2006 di cilindrata nella versione 4 cilindri e successivamente 6 cilindri, per poi maturare con la produzione delle 3000. Le 3000 ebbero tre serie, la prima che era ovviamente la meno potente, la seconda che era quasi identica alla prima tranne per il modello ultimo di produzione, la BJ7, che è molto simile alla Mark III, e appunto la Mark III, che è quella che sicuramente offriva al pubblico, in particolar modo americano, che come sappiamo apprezzava molto le vetture inglesi sportive, e infatti la metà delle Austin Healey prodotte furono vendute proprio negli Stati Uniti, ed era un modello che aveva delle implementazioni tali da essere particolarmente apprezzato sul mercato di oltremare. I modelli Mark I e Mark II erano molto spartani. Solo con l'avvento della Mark II della seconda serie e della Mark III abbiamo un prodotto che è veramente molto più confortevole. Infatti le modifiche, al di là della meccanica che viene aumentata di potenza, infatti la Mark III è quella che rispetto alle altre è la più prestazionale ed è un'auto con 148 cavalli da 194 km/h, quindi con una forte iniezione di cavalli dati anche dalla riformulazione degli alberi a cam, delle molle e dei carburatori. È anche una macchina particolarmente abitabile, completamente ridisegnata negli interni, e capote, parabrezza e finestrini ascendenti la rendono veramente una vettura molto più fruibile e molto più comoda nell'apertura e nella chiusura rispetto ai modelli precedenti. Osservando l'abitacolo della 3000 Mark III BJ8, anche i meno esperti del modello possono notare immediatamente tutta la plancia del cruscotto, che è completamente rivestita in radica con un cassettino portaoggetti e che ha gli strumenti neri invece che quelli classici in color grigio verdino. Un altro dettaglio è tutta la plancia centrale e il bracciolo, e un altro particolare è anche l'accensione, che mentre nei modelli delle Austin Healey precedenti avevano la chiave di accensione e il pulsante di avviamento, in questo caso viene unificata con un'unica chiave che fa accensione ed avviamento. Altra particolarità che rende più fruibile e soprattutto consente il trasporto reale di due passeggeri posteriormente è la forma della capote, che viene rialzata, oltre ad essere molto più comoda nell'apertura e nella chiusura, quindi senza la necessità di dover smontare il telaietto e riporlo nel vano posteriore o nel baule, e le sospensioni rinforzate sia sulle molle anteriori che sulle balestre, che rendono la vettura un po' più alta ma le consente di avere una maggiore capacità di carico e quindi di introdurre i passeggeri posteriori.
Questa vettura monta uno scarico sportivo desiderato evidentemente dal proprietario, ma la Austin Healey fece dell'impianto di scarico silenziato di questa vettura il suo cavallo di battaglia in quella che fu la campagna pubblicitaria. Infatti, differentemente dai modelli precedenti che avevano uno scarico molto lineare con un unico silenziatore, questo si sviluppava a S al di sotto del corpo vettura con più silenziatori e quindi andava a incrementare tutte quelle prestazioni di silenziosità che, abbinate a una motorizzazione più potente, a maggiore velocità e a maggior comfort, fece di questa vettura veramente l'ultima erede di una grande gamma di vetture, la più perfezionata, la più ambita e la più gradita dal pubblico. La Mark III ebbe un'ulteriore evoluzione nella sua produzione e fu la cosiddetta fase 2, che si distingue per le luci di posizione e gli indicatori di direzione sia anteriori che posteriori, che vengono praticamente raddoppiati e di conseguenza la vettura non ha più soltanto 2 fanalini anteriori ma ne ha 4 e lo stesso sul posteriore. Un particolare di questa vettura sono i 2 fari aggiuntivi. Molti mi domandano, perché spesso questa cosa si nota sulle vetture inglesi, perché sono uno diverso dall'altro. Ebbene, perché all'epoca c'era la consuetudine di montare un faro proiettore con uno spot di profondità e uno che invece avesse un irraggiamento orizzontale per poter colmare a pieno tutta la superficie stradale.